Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di progetto. Io sono Alberto e nel video di oggi parliamo ancora di Raspberry. Sì, perché ormai di Raspberry sul canale ne abbiamo parlato tanto, sono usciti tanti video, abbiamo fatto tantissimi progetti, dalla realizzazione di server all'utilizzo dei GPIO, utilizzo come dispositivo per la gestione della domotica. Infatti vi consiglio, se non l'aveste ancora già fatto, di andarvi a recuperare i nostri video sul canale vecchi perché abbiamo fatto davvero della roba interessante. Comunque oggi parliamo di programmazione. Sì, parliamo di programmazione perché, appunto, come abbiamo visto in tutti questi video, Raspberry è utilizzato come dispositivo principalmente per la realizzazione di progetti di vario tipo, ma tipicamente non si pensa a questa board come un dispositivo da utilizzare per programmare, debuggare codice, anche perché, soprattutto nella configurazione standard con Raspbian, gli strumenti non sono proprio i più comodi o facilissimi da utilizzare. Per questo anche nei nostri progetti molte volte avete visto l'utilizzo di script o di pezzi di codice, ma semplicemente collegandoci in SSH andavamo a creare un file da riga di comando che andavamo poi a eseguire molto spesso in Python oppure era un file bash. Però cosa va a succedere se ad esempio vogliamo andare a scrivere del codice di Python da zero, debuggarlo e provare a utilizzare Raspberry come se fosse un computer, un dispositivo su cui programmare, soprattutto visto le specifiche hardware dei nuovi Raspberry, dei Raspberry Pi 4, che sono molto più potenti delle versioni più anziane, diciamo più vecchie. Quindi è qui che arriva il video di oggi, perché dovete sapere che un po' di tempo fa, uno o due mesetti fa, Microsoft aveva annunciato che avrebbe fatto uscire una release di Visual Studio Code, il suo code editor general purpose con licenza free, anche per CPU ARM based, quindi con una CPU architettura ARM, come appunto il nostro Raspberry, per non solo Windows IoT Core come il loro sistema operativo per l'IoT, quindi non solo per questa versione come era già disponibile, ma anche per versioni Linux based, quindi con kernel Linux, quindi anche il nostro Raspbian. Quindi nel video di oggi andremo a vedere come poter installare Visual Studio Code su Raspberry e faremo una breve panoramica dei possibili utilizzi di questo code editor. Eccoci su Raspberry. Come potrete notare siamo su una versione di Raspbian. A questo punto la cosa che dovremo fare è andare nel nostro motore di ricerca e andare sulla pagina di Visual Studio Code e più precisamente nella sezione di download. A questo punto, come potete vedere, ci sarà la possibilità di scaricare la versione .deb per sistemi basati su Debian come è Raspbian, anche per CPU ARM e CPU ARM a 64 bit. In questo caso la mia è una CPU ARM e l'unica cosa cui dovrete prestare attenzione è che i sistemi supportati sono per i Raspberry per i modelli superiori al 2. Quindi andiamo a fare il download del nostro pacchetto. Una volta terminato il download ci troveremo il pacchetto nella cartella downloads e tasto destro apri, ci chiederà se vogliamo installare il pacchetto. Noi naturalmente accettiamo e premiamo su installa e attendiamo che
il processo finisca. Una volta terminata l'installazione, troveremo molto comodamente nella tendina programmazione il nostro Visual Studio Code. E come vedete ci troveremo con una versione completa di Visual Studio Code e avremo la possibilità quindi di installare pacchetti, estensioni, temi, tutto quello che si farebbe con una normale versione di Visual Studio Code. Fatemi sapere, lasciando mi piace, se vi interesserebbe vedere come setuppare e quali strumenti consiglio, quali estensioni consiglio per Visual Studio Code, ma anche, anche in particolare semmai se per Raspberry. Fatemelo sapere, vediamo se raggiungiamo i 100 mi piace. Vi porto un video in cui vi faccio vedere quali estensioni consiglio, quali tool e come muoversi in Visual Studio Code. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, di potervi aver aperto un nuovo possibile utilizzo di Raspberry, quindi poterlo utilizzare anche per scrivere codice e debuggarlo da zero. Io vi invito come sempre a lasciare mi piace e iscrivervi al canale se non l'aveste ancora già fatto, seguirci sui nostri social per rimanere sempre aggiornati e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!